Finalmente eccoci all'episodio che ho tanto nominato, che avrei fatto, cioè in che tipo di società, in che tipo di mondo viviamo oggi. E a ispirarmi e farlo in questo momento è arrivata la serie di Maccio Capatonda che si chiama Scomfort Zone e direi che è un nome perfetto per il mondo in cui viviamo, una Scomfort Zone. Altro che comfort zone, quindi da dove cacchio vogliamo uscire? Vediamo insieme di approfondire gli aspetti che caratterizzano questa comfort zone in cui viviamo e in questo nuovo episodio di Comfort Zone. Immagina un mondo dove la crescita personale non richiede salti nel vuoto, dove il vero progresso avviene all'interno della tua zona di comfort, dove vivere appieno non significa correre senza sosta sulla ruota del criceto delle aspettative altrui. Se anche tu sogni questa realtà, sei nel posto giusto. Ti do il benvenuto in Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni. Buon ascolto. Comfort Zone. Comfort Zone. Comfort Zone. Carissimi amici, io sono sempre il dottor Emilio Gerboni, la tua guida per l'evoluzione comoda e oggi parliamo di scomodità, nel senso che parliamo di un mondo, il mondo che ci circonda, che in realtà tutto è tranne che comodo. È proprio una comfort zone, come la nuova serie di Maccio Capatonda, dove lui si cimenta in una mancanza di ispirazione interpretando se stesso e va a caccia di questa ispirazione cercando di farlo attraverso una terapia d'urto, cioè proprio attraverso la ricerca dell'uscita dalla sua presunta comfort zone. Quindi va anche a mostrare il classico equivoco che sto cercando di farvi comprendere nel corso degli episodi di Comfort Zone, tramite l'intervento di un presunto psicologo guru, il dottor Bracadocio, che lo spingerà ad affrontare tutte le sue paure al fine di fargli tornare l'ispirazione. E come ho già detto in un breve video in cui anticipavo che avrei fatto la puntata su questo tema, alla fine quello che si vede è che molte volte quando una persona è in preda un po' alla disperazione, a un momento difficile, si affida per disperazione a qualsiasi cosa e molto spesso finisce per stare peggio, per generare più danni di quante soluzioni prova, e anche cercare di autoconvincersi che sta facendo qualcosa di buono nella direzione giusta, anche perché tra breve e lungo termine è difficile capire effettivamente se i risultati sono buoni, un po' come quando uno fa una dieta che magari riesce a perdere peso rapidamente ma poi lo recupera rapidamente perché non è stata calibrata sul medio e sul lungo termine. Quindi cosa significa però che viviamo in una comfort zone? Cioè che è un mondo abbastanza inospitale. È un mondo che non accoglie più l'essere umano, anzi sta facendo sempre più spazio ai robot, diciamo alle intelligenze artificiali e così via. È un mondo dove è difficile vivere, non è un mondo dove è facile vivere, quindi anche per questo l'idea di dover uscire dalla zona di comfort risulta ancora più grottesco, risulta ancora più dissonante rispetto all'esperienza che immagino potrai riscontrare nella tua vita. Cioè, è chiaro che, ripetiamo sempre, si possono costruire comfort zone, esistono delle oasi, esistono delle possibilità di essere sereni, tranquilli, calmi, di sperimentare gioia, di esprimersi al meglio. Però se andiamo a vedere i grandi numeri, quindi la massa e a livello mondiale, chiaramente questa è una condizione più rara che comune e c'è sempre più un divario tra chi può sperimentare questa condizione di agio e chi invece sperimenta situazioni di disagio. Cioè, ecco, un termine che rappresenta molto bene questa società è il disagio. Il disagio, la difficoltà
lo stress, l'ansia, l'angoscia sono, diciamo, le parole chiave che contraddistinguono questa epoca, alla faccia di tutta la positività che solitamente viene promossa anche nel cercare di avere atteggiamenti positivi, e questo sta un po' diventando, diciamo, qualcosa che diventa sempre più difficile da reggere, no? Come argomentazione di fronte a un'evidenza di eh, perdita di vitalità, di brio che abbiamo in questa nostra epoca. Tant'è che in realtà, se noi dovessimo andare a vedere dal punto di vista anche dell'induismo, noi ci troveremmo a vivere nel Kali Yuga, che è un'epoca in realtà è il periodo di decadenza dell'umanità, nei 4 cicli che vengono descritti è il periodo peggiore. Chiaramente sono epoche lunghissime che ciclicamente si ripetono, e noi siamo all'inizio, diciamo, di questo Kali Yuga, che durerà ancora tantissimi anni, ed è un'epoca dove domina la perdita della spiritualità, l'egoismo, dove viene portata avanti l'ingiustizia, dove l'ingiustizia vince sulla giustizia, e così via. Quindi è un periodo proprio di povertà. Negli anni passati è stata anche chiamata l'epoca delle passioni tristi, quindi una decadenza dal punto di vista di valori, dal punto di vista di passioni, dal punto di vista di interessi, dal punto di vista della ricchezza culturale, e dalla aridità, dal cinismo, che vengono invece trasmessi e sostenuti da un materialismo che viene considerato quindi la nuova divinità, attraverso anche le forme del consumismo e diciamo, del predominio del più forte rispetto al più debole, e come dire, anche al mettere la furbizia, diciamo così, la persona scaltra, la persona che è capace di essere disinteressata degli altri, come calpestare tutti per avere la supremazia come un valore aggiunto per considerarsi una persona di successo dentro questo mondo. Quindi io nel mio libro avevo parlato di nuovo medioevo per tutta una serie di ragioni, perché sempre anche nel Kali Yuga domina l'ignoranza, quindi c'è un decadimento culturale, lo sottolineo, c'è un impoverimento, e ci sono tanti film che in qualche modo sono stati anche preveggenti di questa dimensione, ad esempio Idiocrasi, che mostra come l'umanità andrà sempre più verso un QI, quindi un quoziente intellettivo sempre più basso, e le persone, quindi in base a un darwinismo, diciamo, ciao Darwin, come direbbe Paolo Bonolis, che conduce, le persone che andranno avanti, che sopravviveranno, non saranno i più intelligenti, ma i più stupidi, perché i più intelligenti decideranno di non riprodursi più. E su questo mi viene da citare anche un'opera teatrale che sono andato a vedere recentemente, che si intitola Maternità, che aveva un meccanismo un po' particolare, cioè il pubblico era dotato di telecomandi per votare dei sondaggi che venivano presentati a raffica dalla protagonista, e che davano una direzione diciamo dinamica all'opera, quindi il pubblico era attivo nel dare una direzione a come si svolgevano i fatti. E a un certo punto c'è un sondaggio che viene chiesto al pubblico: come mai le persone oggi decidono di non fare figli? E la risposta che ottiene più appunto conferme come viene selezionata di più è quella perché le persone decidono di non avere figli perché è un mondo difficile. Quindi è chiaro che c'è comunque una percezione di una elevata pressione, cioè di un mondo che pressa soprattutto dal punto di vista
psicologico e effettivamente la risorsa più preziosa su cui è necessario puntare oggi è proprio la forza mentale, la forza psicologica di reggere e di sostenere questo livello di pressione molto elevato. Vediamo quotidianamente anche artisti che non riescono a sostenere l'impegno e le pressioni a cui vengono sottoposti e che quindi tendono a ritirarsi e a, come dire, avere un ritiro sociale, no? Sappiamo per esempio del fenomeno degli hikikomori, cioè dei ragazzi che appunto rinunciano ad affrontare il mondo reale perché lo ritengono insostenibile e si vanno a proteggere all'interno di un guscio che io ho chiamato shield zone e non comfort zone, perché appunto è una sorta di protezione da delle forze devastanti per le quali non sono giustamente, cioè nel senso, fai bene quando non sei pronto ad affrontare determinate pressioni perché ti disintegri sostanzialmente, quindi e si vanno a chiudere in un mondo virtuale dove appunto riuscire a sostentare, diciamo così. Ci sono film come Strange Days, fantastico film di Catherine Bigelow del 1995, uno dei miei film preferiti in assoluto, che profetizzavano la fine del mondo. C'è un monologo divertente, tenete conto, 1995 parla del passaggio al 2000, no? Quindi Capodanno 2000, ambientato nel Capodanno del 2000, e uno dei protagonisti, diciamo dei coprotagonisti, Max Peltier, cioè il personaggio si chiama Max Peltier, che era un investigatore. A un certo punto fa un monologo molto suggestivo dove dice che lui dice: lo sai perché so che sta arrivando la fine del mondo, no? Quindi c'era questa idea che il mondo stesse per finire, perché ormai abbiamo provato tutto, abbiamo provato tutti i tipi di cereali, tutti i tipi di musica, tutti i tipi di governi, e ormai come faremo ad andare avanti in questa saturazione della nostra realtà in cui non abbiamo più nulla da sperimentare, da provare? Ed era il 2000, cioè sono passati 26 anni e c'era già quest'idea di una morte della creatività, di un inizio di noia, apatia e di una saturazione della cultura, quindi un impoverimento per cui le persone non avevano più esperienze da sperimentare, no? E poi siamo arrivati in un'epoca di caos totale con i social media, con le diciamo con tecnologie, quindi stordimento completo e incapacità di decifrare, decodificare quello che ci circonda, quindi un addormentamento generale, una sorta di incantesimo dove siamo tutti addormentati, un po' come la serie bellissima Once Upon a Time, quella che parla delle favole, dove questa serie inizia ambientata in un villaggio dove tutti i personaggi delle favole si sono dimenticati di chi sono realmente e vivono in questo eterno presente, in questo paesino, reclusi in questo paesino, con l'incapacità di accedere alle loro memorie perché sono addormentati. E questo addormentamento viene scambiato per comfort zone. In realtà non è una comfort zone, è l'essere addormentati, perché al di là dell'essere in uno stato di agitazione, di angoscia, di sofferenza, di allarme, di allerta molto forte, in realtà noi abbiamo non solo un iperattivazione, ma noi possiamo avere un'ipoattivazione, quindi uno stato catatonico che è altrettanto sintomo di addormentamento, di stordimento, di reazione traumatica. E questo stato di pigrizia, di apatia, di rallentamento, di non essere presenti viene molto confuso con una sorta di adagiarsi sugli allori, di gabbia dorata dove una persona non è abbastanza spinta a fare le cose. Invece è una reazione puramente traumatica, uno stato di disagio molto forte,
e che va quindi trattato come tale. Quindi tutte le metodiche collegate a una sorta di terapia d'urto, quindi di risvegliamento, che vengono etichettate come uscire dalla zona di comfort, fare imprese che ti portino a rischiare la sopravvivenza, facendo imprese ardue come a partire da docce ghiacciate, mettersi in pericolo, come poi avviene anche nella serie Comfort Zone. In realtà confondono questo stato, perché è come se tu, una persona già traumatizzata, lo vai a ulteriormente a traumatizzare, e l'effetto non sarà sicuramente quello di risvegliarsi, se non in casi eccezionali, no? Ci sono tanti testi di crescita personale che io ho anche criticato in articoli sul mio blog, con personaggi come Goggins, ad esempio, che guarda caso ha venduto milioni di copie, quindi io sono sempre stupefatto dal successo che riscontrano queste argomentazioni qui, di un Navy Seals che praticamente ha avuto una vita durissima e che propone quindi di rendersi la vita ancora più difficile, perché così tiri fuori il meglio di te, ma riconoscendo egli stesso di essere un'eccezione all'interno di una statistica e di una biologia che non rendono giustizia a questo e alla metodologia di riuscire a tirare fuori il meglio di sé, che funziona su 1 miliardo, e che non è il modo giusto di procedere per far evolvere una persona, né per risvegliarla. Altre argomentazioni che ci spiegano come questa non sia un'epoca particolarmente felice per noi esseri umani arriva per esempio da Michael Yapko. Michael Yapko è un ipnotista, quindi collega, quindi psicoterapeuta, ipnotista, che è esperto, tra gli altri argomenti, di depressione. Ha scritto un testo che si chiama Gli schemi della depressione. Anche questo testo risale comunque ai primi anni 2000, mi pare, e in questo testo lui spiega come uno dei fattori più importanti della depressione, che è un'altra caratteristica della nostra società, cioè un'elevatissima casistica di depressione, quindi di stati depressivi, quindi nello spettro depressivo, è di natura sociale, quindi i cambiamenti sociali, le pressioni che questa società impone, le credenze, il cambio di valori, gli stili di vita che vengono imposti e portati avanti tra la frenesia e lo stato di disconnessione e tanti altri elementi che fanno parte di questa cultura, che dovresti conoscere. Poi appunto io nel libro ho anche approfondito diversi aspetti, ci si potrebbero scrivere 10 libri su il perché invece che stare così bene non stiamo così bene, seppur non dobbiamo fare, come dire, scannarci con le tigri, e che comunque un tetto ce l'abbiamo, ci scaldiamo e così via. E quindi chiaramente questo va a determinare anche come la biologia abbia un peso minore di quanto ce l'abbia l'aspetto psicologico sociale sul generare stati depressivi, tant'è che c'è stato un aumento incredibile di casi proprio a partire dai nati dopo la seconda guerra mondiale, quindi un aumento esponenziale che fa capire come non sia un fattore puramente di natura biologica, perché altrimenti l'incidenza della depressione sarebbe dovuta essere alta altrettanto nelle epoche precedenti, fermo restando che chiaramente poi c'è anche la rilevazione dello stato, che magari viene rilevata con più precisione o con standard diversi nelle epoche. Però prendiamo le cose, io lo sto dicendo solo per chi tende ad obiettare qualsiasi cosa che venga detta. Non possiamo negare che sicuramente non è un'epoca in cui brilla di allegria, tant'è che un altro fattore di pressione sociale molto forte arriva dalla propaganda all'interno della quale ci troviamo, che tra i cui effetti c'è quello appunto di imporre determinate credenze culturali che tendono a mettere le persone l'une contro l'altra in schieramenti, anche
anche con finalità e intenti che apparentemente sarebbero opposti e quindi di portare evoluzione sociale. Invece vanno a limitare le conversazioni, a creare più conflitto di quanto ne vadano a risolvere in maniera quasi paradossale, e che vanno a restringere la creatività. E uno dei mondi in cui questa cosa si vede di più è il mondo della comicità. Nel mondo della comicità, ma anche dell'arte in generale, della creatività, si fa fatica perché c'è talmente limitazione nell'espressione personale, in quanto si può scatenare un putiferio di guerra, e teniamo conto che i social media sono un amplificatore pazzesco, soprattutto di cose di violenza. Quindi da questo punto di vista chiaramente c'è una difficoltà espressiva che uno dei mondi più colpiti è sicuramente quello della comicità, in cui tantissimi comici, appunto anche Maccio Capatonda nel suo Scomfort Zone, tutto sommato va a denunciare questo fatto, perché effettivamente un calo di ispirazione è proprio dovuto al fatto che è difficile, c'è un blocco mentale reale, perché non sai dove muoverti, sembra di stare in vicoli ciechi dai quali non si riesce a uscire, perché se dici qualcosa c'è qualcuno che se la prende a male. L'indignazione, no? L'indignazione è la cifra del clima sociale nel quale ci troviamo, una sfiducia nel futuro, una sfiducia nel prossimo, una sfiducia e un cinismo quindi che dilagano sempre di più. E un po' mi fa pensare anche a un altro capolavoro, un film sempre della mia infanzia, uno dei primi romanzi che ho letto e film che ho visto, che è La Storia Infinita. Nella Storia Infinita narra proprio come la terra di Fantasia viene risucchiata dal nulla. E quindi c'è questa lotta affinché il nulla smetta di corrodere Fantasia, quindi la fantasia, l'immaginazione, una delle nostre doti umane più importanti, e quindi la nostra capacità di esprimerci, di creare, di generare, di vivere in un proiezione nel futuro che non sia illusoria, non sia basata su una speranza vana che le cose vadano bene, ma invece la voglia di creare e di far andare le cose meglio. Quindi chiaramente in uno stato d'animo di negatività questa creatività viene spenta, si spegne. E chiaramente questo si va ad aggiungere sicuramente i timori derivati dalla saturazione che abbiamo anche accennato con Strange Days, col monologo di Strange Days, che oggi sono arrivati ai picchi, nel senso che effettivamente diciamo c'è un bombardamento totale, per cui è anche difficile che emergere nella massa di rumore di fondo che c'è, e anche questo è estremamente scoraggiante. Tra le generazioni più colpite, capito, da questa condizione, diciamo, sicuramente ci sono quelle più giovani che tra l'altro non hanno abbastanza modelli positivi che possano promuovere una costruttività, quindi un atteggiamento positivo nei confronti del futuro, e questa mancanza sarà probabilmente, anzi anche questo avevo accennato, sarà un tema delle puntate future di Comfort Zone, cioè i modelli, quindi, che sono molto importanti per la crescita del mondo, della società, quindi avere modelli positivi. E quindi si vedono intere generazioni che sono un po' allo sbaraglio, non hanno una direzione, e anche, diciamo, i modelli di vita, gli stili di vita delle generazioni future, quindi come viversi la vecchiaia, come vivere l'adultità e così via, ogni fase, diciamo, vive uno stato di incertezza, di instabilità, in cui non si sa più bene come muoversi, come orientarsi, il cui seme positivo è quello proprio di andare a rivedere degli schemi malati, problematici, disfunzionali, e la possibilità di revisione però non è altrettanto supportata da una capacità, di poter costruire nuovi modelli che siano sostenibili, supportabili, fattibili nel concreto della vita delle persone. Chiaramente il mio intento in questo episodio non è assolutamente quello di deprimerti,
tanto già lo sarai, quindi non c'è bisogno che mi ci metto io. Ma anzi, spesso uno dei fattori che ci deprime di più è il fatto di non connetterci con lo stato di cose. Spesso il sollievo deriva proprio dal riconoscere che effettivamente le cose sono in un certo modo e quando noi riconosciamo come sono veramente le cose, questo ci dà sollievo, anche perché ci sentiamo un po' meno responsabili, un po' meno al centro dell'essere, come dire, delle persone non capaci, perché effettivamente lo stato di cose viviamo in un mondo difficile. Molte persone si sentono male rispetto a loro stesse perché dicono sono messo così ancora oggi, ma quando chiaramente la curva per entrare nel mondo adulto si è allungata tantissimo, perché è veramente difficile entrare, cioè c'è bisogno di formazione, c'è bisogno di inserimento e quindi c'è già un mercato ipercompetitivo, iper difficile nel quale inserirsi, strutturato, stratificato, sempre in cambiamento. Quindi chiaramente questo crea grossi problemi e spesso le persone dicono quello ce la fa, io non ce la faccio, ho un problema io che non va. Questa miopia in realtà non fa vedere che si è tutti nella stessa barca. È chiaramente anche difficile ridurre il tema della competizione, no? Che rischia di essere qualcosa di difficile da sostenere, quando invece andrebbe promosso maggiormente la collaborazione. Quindi un riduttore di pressione è sicuramente la capacità di collaborare che non viene molto promossa, ma viene più promossa la divisione. Questo è un altro elemento, l'individualismo, il fatto di dover pensare a cavarsela da soli, quando invece l'essere umano è sempre sopravvissuto grazie alla collaborazione e all'imparare a creare dei gruppi che sappiano parlare, che sappiano interagire. Anche per questo io ho creato il Quiet Circle, no? La membership della community, dove cercare di creare il proprio stile di vita comodo e una comunità di persone che hanno un intento collaborativo, almeno questa è la mia idea. Quindi la cosa importante quindi è quella di capire quanto più che mai oggi sia fondamentale imparare ad essere degli architetti di comfort zone, la capacità, quindi l'abilità di sapersi mettere comodi all'interno di uno scenario così complesso richiede un livello di ascolto importantissimo e quindi è lì che bisogna andare a crescere. Come vi dicevo prima, la risorsa più importante per essere in comfort zone diventa la forza psicologica e quindi la capacità di mettersi comodi internamente con la propria mente, sapendo modificare e andare a rivedere credenze, convinzioni, valori e creare quella solidità, quella capacità di dirigere la propria vita, di costruirla in maniera costruttiva, proteggendosi dalle pressioni, proteggendosi dal cinismo, recuperando quella fiducia di vivere senza farsi contagiare, perché appunto a proposito di pandemie probabilmente la depressione è sempre, come dice anche Jacco, è contagiosa e quindi ambienti depressi con basso livello di positività ma sana, quindi non delirante, come spesso poi appunto una persona tende ad andare verso delle positività che sono altrettanto tossiche, che sono come delle droghe e che non sono radicate nella realtà e quindi è molto importante saper identificare quali sono le sostanze allucinogene, quali sono le sostanze invece i veleni, e sapersi proteggere da entrambi e saper coltivare le proprie risorse interne, la propria costruttività senza farla debilitare e quindi rispondendo all'ambiente, a un ambiente così ostile. Ok? Quindi questo è tutto per questo episodio di Comfort Zone. Un saluto dal dottor Emilio Gerboni e ti ricordo sempre che se ti vuoi iscrivere alla Quiet Mood Academy, all'account gratuito, troverai contenuti gratuiti del podcast, mappe mentali e così via, trascrizione eccetera, e la community appunto. Un abbraccione, stay cushy not pushy e al prossimo episodio di Comfort Zone. Avete ascoltato Comfort Zone, il podcast del dottor Emilio Gerboni.
Per accedere ai contenuti extra del podcast, registrati gratuitamente sul portale della Scuola di Evoluzione Comoda di Quiet Mood all'indirizzo www.quietmood.academy. Se vuoi iscriverci, puoi farlo all'indirizzo email info@quietmood.it. Ti aspettiamo al prossimo episodio. Stay cushy, not pushy.